Sinner travolge Djokovic, un treno in corsa. Al Six Kings Slam l'azzurro va in finale contro Alcaraz. Riyadh. Nella serata che chiude le semifinali del Six Kings Slam, Jannik Sinner ha ribadito il suo momento di grazia con una vittoria netta su Novak Djokovic. 6-4, 6-2 in poco più di un'ora, un risultato che non lascia spazio a interpretazioni sul bilancio del confronto. La partita, più incisiva che spettacolare per durata, ha assunto la forma di una lezione pratica sul controllo del ritmo e sulla capacità di trasformare slancio offensivo in punti concreti. Sinner è entrato in campo con il piglio di chi non intende rimandare nulla: servizio sicuro, spinta costante da fondo, variazioni quando serviva e solidità nel consolidare i break. Djokovic, alla sua presenza ormai assidua nelle esibizioni di inizio e fine stagione, ha provato a rispondere con esperienza e tattica, ma non ha trovato la chiave per neutralizzare la pressione dell'italiano. Nel punteggio si è visto tutto. Il 6-4 d'apertura ha raccontato un equilibrio spezzato dal maggiore cinismo di Sinner nei momenti chiave. Il 6-2 conclusivo ha invece certificato una supremazia crescente, con l'azzurro capace di mantenere e allargare il vantaggio senza concedere ritorni significativi. Al termine dell'incontro, Djokovic non ha tentato la consueta eleganza dello scarico diplomatico. Ha ringraziato il pubblico per la presenza, ma ha anche commentato con autoironia e franchezza la rapidità del confronto, attribuendo il colpevole della brevità della partita al solo avversario. Sinner è come un treno in corsa, spacca la palla. Ho cercato di resistergli, ma è stato troppo forte, ha detto il campione serbo, aggiungendo un'ammissione di sorpresa per l'efficacia dell'azzurro e una battuta di rimando verso i tifosi. Mi dispiace che oggi non abbiate potuto vedere una partita più lunga, è colpa sua, non mia. Nelle parole di Djokovic è passato il miscuglio di rispetto tecnico e non nascosta frustrazione per non essere riuscito a rovesciare il destino dell'incontro. I momenti salienti sul campo raccontano anche uno scontro fatto di scambi prolungati e di rapidità nel trovare angoli decisivi. Nei filmati diffusi dai media si vedono scambi importanti e qualche episodio in cui Sinner, con colpi profondi e aggressivi, ha costretto Djokovic a giocare fuori dal suo range di confidenza. Una delle sequenze più citate è quella di 24 colpi, in cui l'azzurro ha messo in fila la capacità di attendere, spostare e chiudere sull'errore dell'avversario, sintesi plastica del suo tastare e sfruttare la debolezza del serbo nel confronto. Sul piano più ampio, il match ha confermato due tendenze evidenti nel tennis odierno: la transizione generazionale, che non è solo anagrafica ma tecnica, la capacità di Sinner di adattare potenza e profondità a un disegno tattico coerente, e la persistenza, anche nelle esibizioni a pagamento come il Six Kings Slam, di un interesse competitivo reale quando i protagonisti lo vogliono. Il torneo, pur nella formula spettacolare e non tradizionale, non ha rinunciato a mettere in luce confronti di livello. La finale annunciata tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette intensità e contenuti tecnici elevati. Corriere dello Sport, che ha dedicato al confronto una lettura in cui Djokovic è descritto anche come modello per la costruzione del giocatore perfetto, sottolinea come dagli scambi con i migliori emergano elementi tecnici su cui i giovani possono lavorare: movimento, scelta delle traiettorie, condizione mentale. Ma l'articolo segnala anche un assente che fa rumore, richiamando l'attenzione sugli spazi vuoti che certe formule esibizione lasciano quando nomi importanti non partecipano. Un elemento che sfuma la cornice di prestigio dell'evento e ne ridimensiona la completezza. Rai News e le testate che hanno seguito la manifestazione richiamano infine il calendario del torneo. La finalissima Sinner-Alcaraz è fissata per sabato, con Djokovic che non uscirà dal campo senza offrirsi ancora competitivo nel match per il terzo posto. Per Sinner la partita vale più dello spettacolo. È l'ennesima verifica contro un giocatore che, pur non vivendo la sua stagione migliore, rimane riferimento di esperienza e qualità. Per Alcaraz, dall'altro lato del tabellone, è conferma dell'alto livello dei contendenti che rappresentano la linea avanzata del circuito. Fuori dal campo, più che polemiche o tensioni, si sono respirati segni di apprezzamento e qualche rimpianto per non aver visto un match più lungo o più combattuto sul piano del punteggio. Il linguaggio colorito usato da Djokovic, riportato dai media con una battuta che ha trovato eco nei titoli, è stato preso come un segno di sconfitta accettata, ma anche di rispetto per la qualità mostrata dall'avversario. Un
riconoscimento che non mitiga il peso della sconfitta, ma la rilegge come un momento di confronto utile. In definitiva, la serata saudita ha offerto un'immagine chiara del presente del tennis maschile. Sinner è un nome che non si limita a promettere, Djokovic resta l'ago della bussola tecnica ed emotiva del gioco. E Alcaraz continua a rappresentare l'altra punta di una generazione in cui competizione e spettacolo si intrecciano. La sfida in finale, oltre a consegnare un vincitore all'esibizione, darà una cartina di tornasole in più su quanto i giovani campioni sappiano dominare non solo i punti ma le narrazioni attorno a loro.